tenteremo forse di percorrere una pista che è meglio non percorrere da soli. Fish, le due. Cium, cium. Siamo circondati, ragazzi, guardate quanti amici sono venuti qua. Velocissima pausa pranzo, sono arrivati anche Sabina e Miki e quindi adesso partiamo. Dobbiamo trovare l'ingresso della pista. Stiamo seguendo Sabina e Miki che hanno preso una strada quantomeno strana. Sia questo l'accesso della pista, però intanto stiamo passando dal villaggio. Che si sta insabbiando, Simo. Cioè, siamo appena partiti e siamo già nella sabbia. Sabbiati. E avevamo anche un po' di bambini caricati dietro. Si attaccano dietro. Ci siamo insabbiati e ci hanno staccato tutti gli adesivi. Sì. Questo paese è tremendo. I bambini, oltre a averci staccato tutti gli adesivi, ci hanno anche tirato le piede. Speriamo che non abbiano rotto niente. Cioè, sono attaccati al camion. È una roba pericolosissima. Cioè, si attaccano e nessuno gli dice niente. Una roba pericolosissima. Ah, ecco. Gli adulti quando li vedono si... lui gliel'ha detto. Guarda! È stato un errore entrare dentro questo villaggio. Dovevamo provare subito a trovare un ingresso dall'esterno. Ahimè, sono cose che capitano. Ci hanno lanciato veramente tante pietre grosse. E abbiamo sentito qualcosa anche sul tetto, quindi dopo vedremo come stiamo messi. Adesivi non ne abbiamo praticamente più, niente. Gli adesivi sarebbe il meno, il problema è se hanno rotto i pannelli. Sì. Ci è andata bene che più o meno siamo riusciti a toglierci dalla sabbia abbastanza rapidamente, sgonfiando le gomme per bene. Si è comportato bene Valentino, è scappato al momento giusto. Abbiamo trovato un altro accesso alla pista, stavolta non passa dal paese. E adesso tutto sta a vedere se c'è sabbia fine o alta, oppure proviamo, nel caso torniamo indietro, non è che lo dobbiamo fare per forza, cioè deve essere un divertimento e non una fatica. E soprattutto perché ok che questa strada è un grande taglio rispetto al punto dove vogliamo andare e confrontandolo con l'asfalto, però se trovi tanta sabbia il consumo alla fine è lo stesso, forse anche di più. I had a feeling you'd come back and save me from all those lonely nights and heartbreaks, and I feel misplaced without you. Why don't we go back to, why don't we go back to. Adesso andando avanti di qua dovremmo ritrovare la ferrovia.
Adesso abbiamo fatto un taglio per evitare tutta quella zona di sabbia che c'era subito dietro il villaggio. La ferrovia dovrebbe arrivare da là e prima o poi dovrebbe saltare fuori. Comunque, riparlando dei bambini terribili di questo villaggio, perché comunque un po' ci è rimasto qua, ci dispiace molto, perché alla fine gli adulti quando li vedono che fanno queste cose li sgridano, però c'è stato un momento che non c'era nessuno adulto e c'erano tantissimi bambini, quindi facevano quello che volevano. E quando hanno capito che ce ne stavamo andando, hanno iniziato a tirare pietre. Non so se si è capito, io avevo la videocamera in mano, ma non lo so cosa ho ripreso. Però fatto sta che un sasso è entrato qua dal mio finestrino e ha colpito il vetro qua, infatti è scalfito da dentro e guardate, questo è il sasso che era qua, cioè per poco non colpiva me. Va bene, quindi chiusa parentesi bambini teppisti, adesivi non ne abbiamo più, quindi però siamo quasi arrivati alla ferrovia. Siamo quasi arrivati alla ferrovia e riniziamo. Dai, non facciamoci rovinare la giornata per questo. Ah, Simone è andato a vedere sul tetto per controllare i pannelli perché tiravano delle pietre veramente grosse sul tetto. Pare che non si siano rotti, quindi l'adesivi non poco male, i pannelli sarebbe stato un bel danno. Eccoli la ferrovia e tutti dicono di non avvicinarsi troppo, dopo ci andremo magari a piedi se si riesce, perché è pieno di pezzi di ferro, delle rotaie che si rompono. E ragazzi, nel frattempo sta per passare il treno. Il treno, ragazzi, viaggia veramente lentissimo e pensate che addirittura si potrebbe anche salire sulle carrozze che trasportano il minerale e fare tutto il viaggio sul treno, una roba molto avventurosa. Ragazzi, non è ancora finito, tira su una polvere pazzesca, praticamente là in fondo non si vede più, è sparito nella polvere. Ci sono anche delle bombole caricate. Nella parte finale c'è anche dell'altro materiale. Andate, mamma mia, gigante. Una volta trovato l'ingresso, seguire questa pista è facilissimo perché è ferrovia, la devi seguire. Magari ogni tanto la pista si allontanerà un po', magari un po' si avvicinerà. I prossimi chilometri dovrebbero essere così, in totale sono circa 300 di questa pista, 350, una roba del genere. Però sul finire dovremo trovare anche un po' di dune. Adesso godiamoci questa pista un po' sabbiosella, che devo dire che rispetto alle piste marocchine sembra un'autostrada. C'è un po' di tolo ondulé. E d'altronde questa è la pista anche del passaggio che fa quel poco di manutenzione che faranno alla ferrovia. Stiamo viaggiando a fianco a un altro treno. Questo va nella direzione nostra. Questo è vuoto. Ah, questo va a fare il carico alla miniera. E qua ci siamo riavvicinati tantissimo alla ferrovia. Qua c'è una specie di passaggio a livello, cioè ci sono 2 o 3 baracche. Siamo effettivamente quasi al livello delle rotaie, la prima volta che le vedo dall'alto. Questo è il chilometro 139. Guarda, proprio tutte le vecchie, le hanno lasciate lì di fianco. Sì. Quella deve essere una riserva d'acqua. Pezzi di ferrovia.
Lì hanno fatto una baracca con le traversine della ferrovia, che a me sembrano di ferro anche quelle. Non l'abbiamo specificato, ma guardando la mappa si capisce subito. Diciamo che la ferrovia segna quasi il confine tra il territorio controllato dal fronte Polisario, che in questo momento, guardando la mappa, abbiamo più o meno davanti una piccola strisciolina, e dietro c'è tutto il territorio invece controllato dal Marocco. Il confine mauritano è poco più in là, insomma, saranno 500 metri, massimo 1 chilometro in questo punto. E dobbiamo anche dire che in alcune di queste zone, non so bene in quali, certamente a nord ci possono essere anche delle mine, quindi è impensabile tagliare la ferrovia e andare in Marocco. Cioè, al di là del fatto che i marocchini probabilmente ti beccherebbero in un nanosecondo, perché lontano abbiamo addirittura visto anche le antenne del cellulare. A me prende il segnale del Marocco invece che quello della Mauritania. E mi sa che adesso ci fermiamo perché il sole sta quasi tramontando e guardate che bel panorama, sembra un buon posto. Livellamento e via. Anche loro stanno facendo le operazioni di livellamento. Sono riusciti a togliere adesivi che avevamo da anni. Questo Basura era lì quasi da 6 anni, anzi da un po' di più di 6 anni. Anche questo però è troppo consumato. È sopravvissuto Tok, non si sa come. Hanno rotto anche il faro, fortunatamente era quello già rotto. Non so se con una pietrata o con le mani, però il faro l'hanno rotto. Pure questo di elastico Loi, questo è dove avevamo riparato una balestra in Argentina. Ci sono dei vicini. Hello! Bonjour, comment ça va? Ça va bien? Comment ça va? Ça va bien? Vous? Ragazzi, questi sono i signori della sorveglianza della ferrovia. Comment tu t'appelles? Cher. 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 Simone. Simone. Je suis Simone. Simone. Ok. Buongiorno equipaggio, benvenuti a bordo e bentornati in Mauritania. Qua davanti a noi si vede la linea ferroviaria, è abbastanza ben distinguibile. Oltre la linea ferroviaria, molto infinito, tanto deserto verso il Marocco. Abbiamo dormito naturalmente benissimo. Di qua invece il sud della Mauritania, oltre naturalmente al camper dei nostri amici. Oggi riprenderemo la nostra pista, sempre seguendo la ferrovia, manca veramente tanta strada, e inizieremo ad approcciare il punto che sembrerebbe essere quello più complicato, quello delle dune che ci sono davanti a noi. Non dovrebbero essere delle dune pazzesche, però insomma sarà una difficoltà da affrontare. La pista per ora, a parte la difficoltà dell'ingresso che in realtà ci aspettavamo un po' complicato, si sta rivelando abbastanza semplice fino a quel punto. Poi dopo le cose potrebbero cambiare, d'altronde sono 400 km, il territorio cambia tanto tra est e ovest, ma lungo la strada dovremo anche incontrare, ammesso che si riescano a passare queste dune,
il monolite di Ben Amira, che pensate sembra essere il secondo più grande al mondo. C'è vento e tra l'altro il meteo oggi dice che dovrebbe anche peggiorare il vento. Temperatura fresca ancora. Ieri nel villaggio ho gonfiato e sgonfiato le gomme molto velocemente perché dovevamo fuggire sostanzialmente per evitare che ci smontassero il camion. Quindi quello che voglio fare ora è bilanciarle un attimo, cosa che comunque fa bene perché vedo che non si sono sgonfiate in modo uniforme. Quindi, dato che ho un po' di tempo, attacco tutti i tubi, lascio aperte solo le valvole in modo tale che si bilancino senza accendere niente. La radio! Ci scambiamo le radio! A dopo! Noi le abbiamo sempre avute e non le abbiamo mai usate. Hello, hello, can you hear me? I hope you are Simona, not another person, yes? Guardate il vento che porta la sabbia e piano piano ricopre tutte le tracce. Ciò che abbiamo visto rimanere certamente per un po' sono i resti di un probabile deragliamento, c'erano dei pezzi di vagoni, rottami. Sono cose che capitano, pensate che l'ultimo è stato non più di un mese fa, il treno è deragliato e succede. Qui passiamo a fianco a un'altra specie di villaggio. Nei pressi di questi villaggi in genere ci sono sempre anche un sacco di pezzi della ferrovia. Adesso più avanti, qua un po' di chilometri, dovevo trovare un villaggio un po' più grande, certamente abitato. Mentre affrontiamo un po' di tracce sabbiose, di là arriva il treno. Questo ha solo 2 locomotive però. Si vede che è più corto, Vede più corto. però fa sempre impressione, guardate là. Pazzesco. Cioè non si vede la fine. C'è gente sopra i vagoni. Sopra i vagoni che trasportano il minerale. Ogni tanto viaggia della gente. Viaggiano anche i turisti. Può durare tra le 18 e le 20 ore, poi a seconda del tratto che si fa. Lunghissimo, tutto impolverato. Ma che roba. Guarda una persona che cammina lì. Ah sì. Cammina, cioè. Ci sono delle altre persone in mezzo, seduti sui vagoni lì, che stanno facendo il viaggio. È impressionante, ancora non arriva alla fine e lì ci sono altre persone in viaggio. Fai di guida ondeggiante sulla sabbia. Sulla sabbia devi accelerare e cominci a fare un po' di Ondeggio. Qua siamo arrivati a quella che sulla mappa è segnata come stazione ferroviaria. C'è un container, 4-5 baracche e c'è anche un furgone con delle persone. A questo punto sbucano anche delle tende. Questi però hanno anche le macchine, i pick up. Questo è un accampamento bello grosso. Ragazzi, mi sono fermato un secondo a dare un occhio perché abbiamo fatto un po' di strada e ho visto che abbiamo lo sportello del generatore che si è rotto nei 2 supporti, quello che non avevo ancora modificato, quindi devo sistemarlo perché così non va bene.
Per fare veloce ho messo da quella parte una vite un po' più piccola rispetto a quella che ho messo dall'altra parte. Comunque è tutta una roba che va messa a posto un po' meglio, e tra l'altro ora si è rotto anche il supporto che tiene chiuso, quindi ho messo anche una cinghia. Ragazzi, problemamuccio, ruota bucata forse. La ruota si è anche stallonata, quindi non si riesce neanche a rigonfiare. Non ero bucata! Ah ragazzi, è veramente un peccato riuscire a fare pochi video fuori, ma cioè, tanto si sentirebbe veramente poco. Però forse la gomma era solamente stallonata, magari la pressione era molto bassa e si è stallonata e si è sgonfiata completamente, perché era proprio completamente stallonata. Adesso ci muoviamo un po', andiamo più avanti, arriviamo al paese, poi forse facciamo ancora qualche chilometro, arriviamo forse vicino alle dune, capiamo di cosa parliamo e ci fermiamo. Allora, purtroppo ragazzi ci siamo rifermati perché è bucata. In pratica, quando va, il buco si allarga solo quando la ruota è nella posizione in corrispondenza del buco, quindi si sgonfia mentre va, cioè se sta così non si sente aria uscire. Ha fatto la prova a muoversi 1 metro e si sgonfia solo quando trova il buco. Probabilmente dovrà cambiare con la ruota di scorta che hanno sul tetto, solo una ruota di scorta che hanno sul tetto. Ragazzi, alla fine è stata una giornata abbastanza lunga, d'altronde nel deserto sono cose che succedono, ma guardate come la concludiamo con il treno che arriva. Che rumore che fa, oh. Per concludere la giornata, 2 spaghi, ma come? Facciamo la gricia sbagliata. Se ci sente il nostro amico Antonino, che fa? Allora, non abbiamo uova, non abbiamo pecorino romano, quindi ci arrangeremo con solo il guanciale e il parmigiano. Mi dispiace, gricia sbagliata. Cioè, d'altronde, cioè, dove stiamo? Cioè, ma chiudi che si vola! Però il guanciale ce l'abbiamo, sembra anche buono e già preparato, Va bene, vi diremo com'è questa gricia sbagliata. Direi che ci siamo, un bel piattozzo, non sembra male questa gricia modificata. Anche se è sbagliata, è buona. Va bene, proviamola, la provo anch'io. Non capita tutti i giorni, raga, di mangiare una gricia modificata in Mauritania, in mezzo alla pista, nel deserto, dopo che ha cambiato a gomma per camion. Non tuo.
sarà modificata ma è buona. Buon appetito ragazzi, ci vediamo domani mattina che ce ne saranno ancora tante da raccontare qua, mi sa. Vamos.